Sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio parlarvi, anzi mi siedo. Oggi parliamo di un caso di NDE piuttosto particolare e parliamo di un caso di NDE che vi stupirà. È un caso anche questo che ci introduce in una novità. E questa novità è un apporto dall'aldilà. Cosa sono gli apporti? Gli apporti sono oggetti o situazioni che dal mondo trascendente o attraverso il mondo trascendente noi spostiamo da un luogo all'altro. O chi per noi, ovviamente non è detto che lo facciamo noi, ma chi per noi. Ricordo sempre di iscrivervi al canale, mettere il like, condividere il video sui vostri social. Venite a trovarmi sul secondo canale Il Pirata, dove parliamo tra di noi, cerchiamo di approfondire anche alcuni argomenti, ma dove vedete anche altre cose, miei hobby e mi conoscete meglio. Eppure iscrivetevi al canale Telegram, dove c'è una chat condivisa e quindi lì insieme possiamo fare un piccolo cammino. Vi ricordo sempre che le NDE sono un percorso, non sono una risposta univoca e istantanea, un percorso da fare di conoscenza. Parliamo dell'NDE di Teodoro Gutiérrez. È una NDE successa negli anni 2000, circa nel 2003, e lui la racconta nel 2004. Dico questo perché continuate a voler impigliarvi in questi particolari e non a guardare al fatto in sé. Comunque io le informazioni ve le do. Teodoro Gutiérrez, per chi volesse fare una verifica. Teodoro Gutiérrez è un gran fumatore. A un certo punto della sua vita, 35 anni dopo di fumo, ha un grande enfisema che glielo fa respirare a malapena e a grande fatica. Una notte si sveglia verso l'alba, a dire la verità, tra gli incubi, si accorge di respirare male, di aver fatto molta fatica, si lancia in macchina e cerca di dirigersi verso l'ospedale. Se non che proprio non se la sente e quindi viene chiamata l'ambulanza e viene portato in ospedale. Lui ovviamente è un tipo simpatico, un tipo scherzoso e arriva in ospedale ancora in grado di scherzare e dire all'infermiera: ce la farò uscire per Natale? A fare questa battuta, solo che improvvisamente si sente male, si sente svenire. Quando si riprende, vede gli operatori sanitari che stanno lavorando alacremente su di lui e il medico gli dà la notizia che il suo cuore si è fermato, che è rimasto morto per alcuni minuti. Nel frattempo sono riusciti a rianimarlo. Gli dice anche che la situazione è grave e che difficilmente, ce la farà nei prossimi giorni a riprendersi bene. Questo anche in risposta alla sua battuta di quando è entrato all'ospedale. Succede invece che piano piano Gutiérrez guarisce e torna alla sua vita profondamente cambiato. Cosa è successo? Andiamo a vedere nel suo racconto quello che ci racconta. Ho fatto anche la rima nel suo racconto, quello che ci racconta, il gioco di parole. Allora, Gutiérrez si è sentito male, si è sentito svenire, venire meno, se volete usare questo termine. Quindi Teodoro si ritrova improvvisamente in un ambiente molto luminoso, bello, quindi non ha fatto il passaggio attraverso il tunnel. Sapete che non sempre avviene questo passaggio. Si trova in questo ambiente luminoso e vede un essere meraviglioso davanti a sé. Lui lo definisce Dio. Questo essere luminoso e meraviglioso gli si avvicina e nel frattempo lui sente le parole: non ti preoccupare, non essere agitato, non è il tuo momento, stai tranquillo.
non succede niente, c'è tutta una serie di frasi che lo tranquillizzano. Nel frattempo questo essere meraviglioso che lui appunto ritiene essere Dio gli si avvicina e lui dice di averlo visto in volto, ma non sa raccontare il volto, sa che era molto luminoso, e dicendogli appunto che non è il suo momento, lo tocca sulla fronte, così, lo tocca con un dito sulla fronte. Nel momento in cui lo tocca, lui torna nel suo corpo e inizia a sentire dolore, apre gli occhi e vede i medici e gli infermieri che lavorano sul suo corpo per rianimarlo. Questa cosa lo ha completamente cambiato, ha perso ogni paura di morire e soprattutto lui, che non riusciva a smettere di fumare, che aveva sempre bisogno della nicotina, ha smesso di fumare. Anzi, va nelle scuole a fare educazione contro il fumo. Ma non è tutto qui. Poi Gutiérrez, più avanti negli anni, è stato anche sottoposto a alcune operazioni piuttosto importanti e anche lì li ha prese sempre con molta tranquillità. Ma torniamo al momento in cui lui appunto viene rianimato. Viene rianimato, una volta stabilizzato viene messo ovviamente in una camera d'ospedale con tutte le apparecchiature collegate per tenerlo monitorato. La moglie, che durante il giorno lavora e quindi cerca comunque di correre quando può il suo capezzale, i primi giorni pensa che lui stia più male di quello che sta. In realtà lui si domanda perché sua moglie abbia questo atteggiamento, quando invece lui si sente meglio. E lei tutte le sere, quando arriva da lui che magari sta già dormendo, cerca di asciugarle una macchia luminosa che luccica sulla fronte, che sembra come di sudore. E lei prova, questa macchia non va via, e riprova e questa macchia non va via. In realtà, dopo 2 o 3 giorni, quando Gutiérrez si è completamente ristabilito, questa luminosità, questo luccichio, questo punto di luccichio che ha sulla fronte, svanisce. Gutiérrez, parlando con la moglie che la racconta questa cosa, lui capisce che quello è il punto dove questo essere meraviglioso, Dio come lui lo definisce, gli ha toccato la fronte e quindi gli ha dato anche la salute, perché lui, una volta ripresosi, non sentiva più nessun problema e anche l'enfisema che lo tormentava sembrava sparito. Questo è il racconto di Gutiérrez, di Teodoro Gutiérrez, il quale lo dice chiaramente: la mia vita è completamente cambiata da quando ho visto il volto di Dio, così la racconta lui, ma poteva essere un essere di luce, poteva essere un angelo, poteva essere Dio, noi non mettiamo in dubbio mai, perché quando si entra nel mondo spirituale trascendente ognuno percepisce le cose come deve percepirle per se stesso. Scrivetemi qua nei commenti se conoscevate questa NDE e cosa ne pensate. Qual è la novità sulle altre NDE? È l'apporto di un pochino di quella luce che gli era stata impressa con il tocco divino o il tocco angelico, che dir si voglia. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti da Ermanno. Ciao!